greatly. I have changed, innovated, and reshaped myself. I took the world by storm. I conquered it, surrendered to it, but have always rose again. I was the first to be home to 1 million people. I was the first to embrace a multicultural society. The first to create a network of roads which connected people and new ideas. I nurtured leaders and visionaries. I am a melting pot of cultures and beliefs. I hosted gatherings and major international events. I am known in the world for the richness of my cultural and scientific research. I have technological and scientific built wondrous system. I am the cradle of the largest number of parks, natural reserves, and the biggest agricultural system in Europe. I am open-minded, inclusive, dynamic, and sustainable. Throughout the centuries, I have reinvented myself many, many times. My name is Roma, and I am ready to be reborn again. Good afternoon, you all. Before my speech, I take this opportunity to greet all the speakers and the participants that I will present later, and all the authorities that will themselves have some opening remarks. I present you Giuseppe Finocchiaro, General Counsel in Dubai, Paolo Glisenti, General Commissioner of Italy at Expo 2020, Stefano Bertini, President of the Regional Board of Coordination at the University of Lazio. The Expo in Dubai is a great opportunity for the country and a strategic place to build and strengthen international relations, both from a commercial and cultural point of view, which was slowed down during the pandemic. Dubai has taken the role of being a crossroad between the West and the East and offers an important platform to reboot and strengthen relations among all countries. And I remind you that Expo 2020 is the most important international global event. I think about the topic connecting minds and creating the future is very important today, in a moment when the COVID has slowed down the connection between countries, and this can be a way to discuss the three main topics: sustainability, mobility, and opportunity. Throughout these three districts, we can, for example, in the first district of sustainability, walk around the solar photovoltaic trees, and we are able to look at important testimonials about how small actions can have great impacts on communities that need water and energy. In the pavilion, we also have a section that is dedicated to aerospatial and also the economization of the use of resources
we have been able to match beauty with sustainability. I remind you that in this expo we are in the week of sustainability, where many rendezvous have been organized, one with the Alliance for Sustainable Development in collaboration with the Italian Pavilion and the European Commission. The forum that we present today is entitled The Commitment of the Regione Lazio for Ecological Transition, Climate Change Mitigation and Adaptation Locally. This is consistent with this programming period. We have a spin-off effect of these topics that go beyond the public administration, with many stakeholders that are involved. Intense rainfalls, heat waves, sea level rise have indeed severe repercussions on infrastructures, transports, citizen security, which entail great damages also economically. It's clear that this year has been disastrous from the meteorological weather point of view, even though not all these events have been related to climate change. Many studies reveal evident connections. An example of this, the Hurricane Ida, that has left 95 dead and many damages in many cities in the United States, among which New York, and where we saw the state of alert, and many more other alerts have been recorded in Europe, in Belgium, France, and in Italy. Everybody knows well that these phenomena are worrying. A report of Legambiente, Environmental Association in Italy, tells us that the extreme events related to climate have increased by 17%. We have had a record of intense rainfalls, hails, violent wind whirls, inundations in many cities of Italy: Rome, Genoa, Bari, Catania. We will know that each atmospheric phenomenon is made more likely by climate changes that are of human origin. This has also been caused by a mismanagement of our land. Financial losses have hit most richest countries, and this can be dealt with in rich countries, but less in southern countries in the southern part of the world. I talk about Sweden, for example, when we had 800,000 displaced people, for example. The topic of the losses and damages has been important for COP26. Unfortunately, this not produced the expected results. That is to say, to help the most hit countries that are struck by climate change. And this could be airing this topic could be a red thread of the 2022. In particular, we have to deal with the way we will manage the different topics, for example, meteorological conditions, and passing also from a disposable economy to a more circular economy where waste becomes a new resource. This is also a question of equalities and social justice. For example, we have to think that the control of resources is something necessary for our daily lives. For example, I think about resources such as gas, oil, rare earths, cadmium. European Union is acting on this regard through the principle of do no significant harm, and this intends to exclude from communitarian incentives businesses that do not respect climate priorities. And I want to remind you quickly, because Roberta Rombardi, regional councillor, will talk about this, and also Carola De Angelis will talk about this from Lazio Innova. Regione Lazio is committed for the definition of
strategic tools that can guide the change through a holistic approach and the programmation of the resources that we have today. For example, PNRR is an example. The strategy of the sustainable development in Regional Lazio was approved last March after a process of consultancy and reduction of 2 years. That has set up different partnerships with different stakeholders, such as the Italian Alliance for the Sustainable Development and the CMCC, represented by Professor Valentini. This regional strategy is the contribution to the national strategy that is harmonizing the objective of the 2000 of the SDGs set by the UN with the Green Deal and the European Resilience Plan. This goes in the same direction. These strategies aim at dealing with economic ecological transition, and in this conference we will deal with the different future scenarios arising by climate change. We will try to predict future scenarios in order to go beyond the logic of emergency, going towards the approach of preventive measures that can slow down and avert the risks of humanitarian crisis. Our experts will show how we can use different technologies in order to predict crisis, and this will be enabled by global partnerships in order to cope with the different climatic issues in our regions together. With this regard, many will be the resources that will be allocated to these objectives. And the startups will tell us about the future of this of these projects, and this forum has been created with the center of the CMCC and with Enea, the Università Sapienza of Rome, and the Università della Studi Latouche. Lazio can provide an important contribution to this topic. In these years, we have invested a lot in knowledge, and we need to invest even more in research to support the process of ecological transition and digital transition in order to enhance the quality of life in the direction of a true sustainable development. Thank you for this, and we pass to opening institutional remarks. I want to greet Councillor Roberta Lombardi, who is here in streaming with us, who will close this conference. With the councillor, we organized together with also Lazio Innova all the logistical aspects of the forum. Then I give the floor for the first opening remark to Giuseppe Finocchiaro, that I thank for his kind participation. He is the Consul General in Italy. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, vorrei And in particular, Assessore Roberta Lombardi, who is connected with us remotely, Quirino Briganti, who is the Expo coordinator for the region, Stefano Bertini, President of the University Regional Committee in Lazio, and all the distinguished speakers and guests. And of course, I would like to thank and greet Paolo Glisenti, the Italian Commissioner General for Expo Dubai, for hosting today's very interesting forum. We have become all aware that ecological transition for a sustainable model of development is more than ever crucial nowadays. It is no longer an option, but an obligation that we need to fulfill for the survival of humanity and our planet. Italy is actively engaged in global and regional efforts aimed at building a sustainable economy that focuses on energy and resources efficiency, clean technology and recycling, biodiversity restoration, and pollution reduction. The Italian pavilion hosting us today is an extraordinary showcase of our efforts, advanced technology and ingenuity at work for a sustainable future.
The recent creation of the Ministry of Ecological Transition in our country is another sign of our deep commitment to the European Green Deal and to a recovery from the COVID-19 crisis based on a green energy transition. Over 70 billion euro of the Next Generation EU package will go to the ecological transition of our country, and we will need to mobilize our best resources and talents at local and national level to spend them well. Italy is a staunch and committed supporter of the 2030 Agenda for Sustainable Development that has set the path for a sustainable growth encompassing three crucial dimensions: economic, social, and environmental. Given the magnitude of the changes required, this transformation will entail significant changes also at local level for our economies and societies. Clearly, these ambitious long-term goals cannot be achieved without the active participation of regions, cities, civil society, and all local stakeholders who are well placed to develop effective solutions together with the private sector and citizens. To this aim, I warmly welcome this event today, as it will show us the commendable work and efforts being made by Regione Lazio with all local stakeholders to manage the ecological transition in a targeted and tailored manner for a successful achievement of a more sustainable development of our societies. I thank you very much for your attention, and I wish you all a successful continuation of the event. Thank you very much. Grazie al console contributo. Adesso è la volta del saluto di Paolo Glisenti. Now let's give the floor to Mr. Paolo Glisenti, Italy's General Commissioner at Expo 2020. Thank you. Buongiorno a tutti. Thank you very much for being here at this important meeting. I would like only to say that you are in a part of the world which is at the center of the next climate changes that are expected from each research center, observatory. This here in this area, in the Arabic Peninsula, we are expecting the most important climate effect impact. Creativa, più spinta verso l'innovazione, verso la sostenibilità. Quindi questo è un punto di ritrovo secondo me molto significativo, molto importante, dove And the experience of Lazio will be brought thanks to different exchanges of experience at the international level, and also to look for collaborations in the different regions, because these are the center of the changes in climate change. So I'm here to thank you. Thank you for all your contributions. And I would like to say that Lazio and its capacity, its skills, its excellency in order to bring the transition forward can contribute a lot in this expo. When we talked about agriculture and innovation in agriculture, we talked about how to preserve our environment. We can see this beautiful garden. You can talk about the Tuscia. This is an important theme of excellency in our experience. So I'm talking about also the mobility, and we are talking about the model of Aeroporti di Roma, the Roman airport, that has attracted a lot of interest from the different authorities in the UAE and other countries. So we are here to talk about this. We saw in the pavilion the Colleferro work masterpiece that brought different satellites in order to control the ecosystems and telecommunications, and they help to
prevenzione dei cambiamenti climatici. Quindi Lazio è colmo di eccellenze, di competenze che sono qui presenti costantemente, quindi il vostro incontro di oggi si colloca all'interno di un percorso che abbiamo fatto e che faremo con voi. Grazie Quirino, grazie Assessore per essere collegata con noi, lo faremo anche fino alla fine di Expo, quando parleremo per esempio di economia del mare, altro tema di sostenibilità molto delicato, molto importante, che interessa il Lazio da vicino. Quindi vedete che è un tema trasversale ai nostri incontri, alle nostre attività qui a Dubai, è un tema trasversale al nostro padiglione. Molte delle piante che vedete nell'orto giardino della biodiversità italiana che abbiamo piantumato qua nel padiglione, a dimostrazione di come possono resistere alla desertificazione della terra, all'acqua cattiva, eccetera, vengono dal Lazio. Quindi c'è anche un pezzo di biodiversità e di agricoltura innovativa che viene dal Lazio. Quindi questo solo per dirvi grazie ancora per il contributo che ci date oggi, ma che continuerete a darci anche nelle prossime settimane. Grazie. Grazie a Paolo Glisenti per il suo contributo. Adesso passiamo all'ultimo saluto istituzionale, professor Stefano Bertini, che è il Presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio, il CRUL, nonché Rettore della Università della Tuscia, e con il sistema universitario c'è una proficua collaborazione tra Regione Lazio e Università del Lazio. Prego, professore. Thank you very much. Buongiorno a tutti. È veramente un piacere e un grande onore di essere qui per rappresentare il sistema accademico della Regione Lazio. Vorrei ringraziare la Regione Lazio e Lazio Innova per questo invito e per la coordinazione di questo evento. Vorrei ringraziare Giuseppe Finacchiaro, console generale a Dubai, e il Padiglione Italia. Il Padiglione Italia è qualcosa di meraviglioso, quindi congratulazioni. Penso che ho una presentazione da mostrarvi, ok? Il sistema universitario del Lazio è il secondo più grande in Italia, abbiamo 30 università, 5 sono pubbliche e altre sono private, abbiamo diversi centri di ricerca, circa 220.000 studenti che arrivano da altre regioni, alcuni arrivano anche dall'estero, e questi studenti stanno aumentando sempre di più. Ritorno nella voce. E tutte le università sono molto impegnate alla sostenibilità, perché lavoriamo molto per rendere le nostre università ancora più sostenibili, partendo dalle classifiche di tutte le università del mondo. Siamo nel top 4% delle università più sostenibili a livello mondiale. E siamo anche partner di quello che chiamiamo rete delle università sostenibili, che significa il MEMPL, è un'entità che coordina le attività sostenibili in Italia. E qui abbiamo alcuni esempi delle iniziative che abbiamo intrapreso per delle università sostenibili nella Regione Lazio. Abbiamo cercato di rendere le università plastic free, senza plastica, con delle costruzioni a zero energia. E certamente la sostenibilità, quindi edifici a energia quasi zero. E quindi la sostenibilità è un importante driver per l'energia, per la preservazione della biodiversità, per i cambiamenti climatici, la loro lotta. E quindi qui ci sono in questa slide alcuni esempi di progetti che sono stati fondati dall'Unione Europea, dalle istituzioni italiane e dalla Regione Lazio, che ha sostenuto il sistema accademico e la ricerca negli ultimi 10 anni. Qui ci sono altri esempi dell'Università del Lazio. Le nostre università forniscono una grande quantità di
diverse specializzazioni, molti corsi sono sostenuti in inglese e altri sono sostenuti in italiano, quindi il nostro sistema accademico si è sviluppato molto velocemente negli ultimi anni e questa è la nostra previsione, che a marzo 2022, il 27 marzo, che avremo un incontro per poter presentare le possibilità di collaborazione e anche i prossimi studi per i giovani, perché per noi siamo uno dei importanti sistemi accademici nel mondo. Quindi vorrei ringraziarvi ancora una volta e vi auguro una buona giornata e una buona continuazione. Grazie. Grazie al Presidente del CRUL. Adesso siamo entrati nel blocco delle relazioni. L'intervento di questo blocco e che poi ci accompagnerà nell'illustrazione, nella presentazione dei diversi relatori è Livio De Santoli, che è il prorettore per la sostenibilità e la sapienza dell'Università di Roma e presidente del coordinamento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Interverranno Riccardo Valentini, che è professore dell'Università della Tuscia e membro strategico della Fondazione CMCC, Servizi Climatici per l'accelerazione della transizione ecologica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, che interverrà da remoto, Monia Santini, che è il direttore della divisione di ricerca per gli impatti sull'agricoltura, le foreste e gli ecosistemi e fondazione del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che ci parlerà degli impatti del clima sulla risorsa idrica della Regione Lazio e i servizi climatici al servizio dell'adattamento. Abbiamo poi nella parte finale Gianmaria Sannino, che è responsabile del laboratorio di modellistica climatica e impatti dall'Enea, che interverrà sull'adattamento climatico e i servizi climatici quale futuro per il livello del mare Mediterraneo, un focus sul Lazio che invece è in presenza. Carola De Angelis nel secondo blocco, che è responsabile dei fondi ESI e assistenza tecnica di Lazio Innova, che ci parlerà della transizione ecologica nella programmazione 2021-2027. Mara Cosso invece, che è in streaming, Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, gli elementi abilitati all'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e la centralità dei territori. Nel terzo blocco invece sono previste delle start-up, le solo cito: WooSense, Natura 4.0, Credit SRL incubata da ESEBIC Startup e Terra System SRL. Le conclusioni saranno dell'assessore Roberta Rombardi, che è l'assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale, ambiente, risorse naturali, energie, agenda digitale e investimenti verdi della Regione Lazio. Adesso spero che sia collegato Livio De Santoli, che ci traghetterà in questo forum sulla sostenibilità. A lui cedo la parola. Prego Livio. Thank you very much Quirino. Grazie mille, sono molto felice di essere qui. Buon pomeriggio a tutti. C'è una presentazione che vorrei mostrarvi, ma prima vorrei darvi qualche nozioni generali su cosa succederà questo pomeriggio. Il principio di Do Not Significant Harm è basato su diverse parti, quindi mitigazione, adattamento, uso sostenibile e protezione delle risorse, la transizione verso un'economia circolare, riduzione dell'inquinamento, eccetera. L'interesse nella variabilità e nelle sue mutazioni a livello locale si sta espandendo molto al di fuori delle nostre comunità, perché è necessario avere più decisori politici, più amministratori, più stakeholder a livello locale che si impegnino in questi soggetti. Quindi cerchiamo di sfruttare le nostre risorse tecnologiche e allo stesso tempo abbiamo dei prodotti per poter portare avanti questi progetti con degli strumenti molto innovativi. Per
darvi qualche parola, qualche nozione su quello che vogliamo fare a livello di Regione Lazio per la transizione ecologica e in particolare per quanto riguarda la transizione energetica, vorrei farvi vedere qualche numero. Il target per ridurre le emissioni di CO2 in Italia per il 2030 sono definiti chiaramente nei documenti recenti che arrivano dalla Commissione. Noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere una riduzione del 54% per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica. E questo significa che per la Regione Lazio il target sarà 20-30 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Questo certamente collegato a qualche cosa di veramente importante. Prima cosa, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Seconda cosa, ma non è meno importante, è l'efficienza energetica in termini di azioni in diversi settori della consumazione energetica. Terzo, dobbiamo includere il tutto all'interno dell'economia circolare. Se pensiamo al progresso delle energie rinnovabili negli ultimi 10 anni, a partire dal 2013 fino al 2030, abbiamo bisogno di più di 70 gigawatt che saranno conservate per un'extra capacità. Questo significa che partendo dalla situazione attuale, che possiamo vedere attuale di 55 gigawatt, la crescita è enorme, è veramente qualcosa di impressionante. Quindi il trend attuale è molto povero, possiamo vedere, quindi questo è veramente uno sforzo che dobbiamo portare avanti ogni regione per poter cambiare i passi da compiere in avanti. Questo significa che qualcosa di veramente importante. Abbiamo quello che chiamiamo il burden share, la condivisione della quota, che vuol dire come possiamo distribuire queste fonti rinnovabili all'interno del territorio italiano. E c'è qualcosa di veramente importante da menzionare. Dobbiamo assicurare in questo modo un equilibrio in queste capacità e in questa distribuzione all'interno del territorio. Tutti sanno che l'Italia è un paese di una storia molto lunga anche dal punto di vista geografico, e il sud dell'Italia è qualcosa di incredibile per quanto riguarda la capacità energetica. Quindi dobbiamo cercare di includere nei prossimi 9 anni, di cercare di trovare nuovi metodi per avere una migliore distribuzione. Questo vuol dire che possiamo vedere da questo schema il Lazio, la Regione Lazio, ha un obiettivo molto importante, un compito molto importante. Ha bisogno di 3,5 volte in più di capacità di energie rinnovabili nella regione, perché abbiamo bisogno di andare avanti seguendo la stessa tendenza della situazione globale italiana. Questo è veramente uno sforzo enorme che deve essere combinato insieme ai settori diversi della produttività all'interno della Regione Lazio. Quindi dobbiamo iniziare dal lavoro a livello accademico, ma anche includendo i professionisti, anche le aziende che sono impegnate in questo settore. Qui in questa ultima slide possiamo vedere 5 diverse direzioni che dobbiamo seguire per poter raggiungere questo obiettivo veramente difficile. L'innovazione nelle energie rinnovabili per quanto riguarda l'efficienza energetica, semplificazione delle procedure. Questo significa che dobbiamo fare molto lavoro per permettere
e sviluppare delle aree rilevanti, cercare di migliorare le comunità energetiche e avviare delle valli di idrogeno verde, in particolare nella nostra regione Lazio, per avere un miglior supporto per il futuro. Quindi possiamo parlare di questi aspetti in diversi modi qui questo pomeriggio. Vorrei ringraziarvi ancora una volta per questo invito e ora do la parola direttamente al professor Riccardo Valentini, che arriva dall'Università della Tuscia della regione Lazio. Riccardo, le lascio la parola per parlare dei servizi climatici per l'accelerazione della transizione ecologica e l'importanza dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi prego, a lei la parola. Grazie mille. Grazie mille Livio, grazie a tutti voi per l'opportunità che mi avete offerta di restare con voi questo pomeriggio. Suppongo che voi mi stiate ascoltando, almeno lo spero, e vorrei cogliere questa opportunità prima di tutto per dirvi che stiamo vivendo dei momenti complessi con un acceleramento del cambiamento climatico, come è stato ben descritto da Quirino Briganti nella sua introduzione. Dobbiamo veramente, è il momento di agire, è il momento di trovare soluzioni e la scienza e la tecnologia hanno un ruolo importantissimo nel modellare il nostro futuro. Vorrei iniziare da una recente e importante informazione che è stata rilevata dal rapporto IPCC ad agosto. E questo è un vero rilevamento, non una supposizione, attraverso le diverse osservazioni che abbiamo fatto durante gli anni. Vedete qui che siamo arrivati a 2,6% di gradi centigradi in riscaldamento globale, quindi questo è un aumento importante. Questo deve ricordarvi l'accelerazione dei cambiamenti che stiamo affrontando. Un'altra importante informazione da questo rapporto ha descritto i diversi scenari di mitigazione, dal più favorevole che è l'SSP1 allo scenario meno augurabile che è quello dell'SSP5, ma tutti gli scenari ad ogni modo ci rivelano che da qui al 2030 avremo globalmente un cambiamento della temperatura globale di 1,5 gradi centigradi. Qualsiasi cosa noi facciamo adesso, ci aspettiamo da avere altri cambiamenti climatici nei prossimi anni. Ovviamente possiamo chiederci come possiamo stabilizzarci, come possiamo non andare oltre questo limite, ed è per questo che la mitigazione è molto importante, come l'ha detto bene Livio prima, ma dobbiamo anche adattarci attraverso veri investimenti, la tecnologia, per fornire dei servizi alla società che ci possano dire come rispondere al cambiamento climatico. La regione mediterranea in cui ci troviamo, la regione Lazio, è nel mezzo di questa regione ed è appunto un punto cruciale del riscaldamento del cambiamento climatico. Abbiamo una diminuzione delle precipitazioni, una diminuzione della disponibilità d'acqua, e lo potete vedere nel grafico. Vedete la differenza di colore fra il nord e il sud dell'Europa. Vediamo che l'Europa è divisa in due blocchi e questo è un effetto del cambiamento climatico. Sfortunatamente noi viviamo nel blocco sud dell'Europa. Il cambiamento climatico ci ha fatto prestare molta attenzione a questo elemento e ci ha spinti ad adattarci al cambiamento climatico, e saluto questi sforzi in questa direzione. Un altro punto interessante che viene fuori dall'analisi dei dati nella regione Lazio è l'aumento non soltanto delle temperature calde in estate, ma anche l'aumento dei giorni di gelo.
Negli ultimi anni abbiamo appurato un aumento dei dati di giorni di gelo che è stato terribile per la nostra agricoltura, con una riduzione del 50% della produzione di olio nella regione Lazio. In ragione di questi congeli, questi giorni di gelo imprevisti, e questo è un esempio di come il cambiamento climatico può creare più variabilità e fenomeni estremi che sono imprevedibili. Ci sono diversi fattori che colpiscono la nostra regione. Prima di tutto il rischio idrologico, la produzione agricola ne è colpita, ci sono rischi di incendi che distruggono i nostri ecosistemi, ma anche costituiscono un rischio per le nostre zone urbane. Fra i rischi urbani possiamo appunto parlare delle isole di calore, il deterioramento della qualità dell'aria e peraltro il rischio nelle coste con l'aumento del livello del livello del mare. La scienza informatica è importantissima a questo riguardo. Abbiamo la più alta concentrazione di centri di supercomputer nella regione Lazio e sono degli esempi di eccellenza su per esempio la fondazione del Climate Change, che utilizza dei computer di alta performance per appunto studiare i diversi modelli di impatto climatico. Questa è un'infrastruttura principale che potrà servire le nostre comunità. È uno dei primi 4 centri europei dopo la Francia e la Germania. È un centro importante per simulazioni climatiche in Europa. Ora altre domande importanti da porci. Prima di tutto, quanto dovremmo introdurre gli scenari climatici nella progettazione delle opere pubbliche? Quanto dovremmo valutare i rischi di investimento nel settore pubblico? E questo illustra per esempio che non dobbiamo cambiare la media della distribuzione degli eventi estremi. In realtà non includiamo oggi il futuro del clima negli investimenti futuri delle nostre politiche e quindi dobbiamo rinforzare il modo in cui le politiche pubbliche prendono conto della valutazione dei rischi, dando così l'autorizzazione a grandi infrastrutture, costruzione di strade per esempio, che possano tener conto della dimensione climatica nella loro progettazione. Questo appunto ci chiama a fornire dei servizi numerici attraverso le nuove tecnologie. Di nuovo ritorniamo al punto degli investimenti che sono importantissimi. Il rischio finanziario dell'investimento è ovunque nel cambiamento climatico, ma finora ci sono poche informazioni a livello aziendale. Adesso ci sono sempre più richieste su questa informazione. Come possiamo includere il rischio climatico nei nostri business model? La conoscenza degli scenari climatici nel futuro è cruciale non soltanto per l'agricoltura ma anche per l'investimento nelle infrastrutture. In terzo luogo la tecnologia è importante per la più resiliente, utilizzando l'internet delle cose, l'agricoltura digitale e diverse applicazioni che sono importanti per affrontare la sfida dei prossimi 10 anni. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero, come sono certo, che la Regione Lazio prenda seriamente in conto tali questioni e questa opportunità di rendere la nostra regione più resiliente, più forte, più capace di adattarsi. E da questo punto di vista penso che la scienza e la tecnologia possano giocare un ruolo essenziale nell'aiutare le istituzioni in questa transizione. Grazie mille Riccardo. Adesso continuiamo e diamo la parola a Monia Santini, che è
il direttore della divisione di ricerca Impacts on Agriculture, Forests and Ecosystem Services, fondazione della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. La sua presentazione verterà sull'impatto del clima sulle risorse idriche nella regione Lazio. Dopo aver parlato delle misure d'adattamento, adesso passiamo alle misure di adattamento in materia idrica. Vi ringrazio tanto, la ringrazio tanto Monia, a lei la parola. Thank you for introducing. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'introduzione, spero che riusciate a sentirmi e a vedere le mie slide. Vorrei iniziare il mio discorso parlando della vulnerabilità all'interno della regione mediterranea che riflette le condizioni dell'Italia e della regione Lazio, perché c'è una riduzione delle precipitazioni e altri rischi di desertificazione. I rapporti dell'IPCC che sono stati pubblicati quest'anno ci hanno fatto capire come questa pressione è importante nel momento e come si evolverà nel futuro. Il primo rapporto sono stati confermati che all'interno della regione mediterranea nel futuro ci saranno delle temperature ancora sempre più alte e siccità e c'è molta incertezza per quanto riguarda le piogge. Qui possiamo vedere l'aumento dei periodi di siccità e anche degli impatti a livello medio e alto per quanto riguarda le consultazioni. Chiedo scusa ma c'era un eco, non era possibile tradurre. Questo aumento delle condizioni di siccità ha degli impatti negativi per quanto riguarda l'adattazione e anche per quanto riguarda la qualità dell'acqua. Nel nuovo rapporto IPCC la zona mediterranea è una delle zone più importanti per quanto riguarda la spinta ecologica, soprattutto quanto riguarda nel campo dell'agricoltura. Avremo bisogno di ancora più forte, almeno 4 volte un adattamento maggiore. Per l'Italia, per quanto riguarda le previsioni dell'IPCC, avremo bisogno di un scenario intermedio, quindi avremo bisogno 1,8 gradi e quindi abbiamo una diminuzione delle precipitazioni e anche qui nella parte inferiore della slide possiamo vedere anche quanti giorni avremo senza pioggia. Grazie a questo rapporto abbiamo anche visto i rischi dei cambiamenti climatici in Italia e abbiamo degli impatti molto forti sulla quantità dell'acqua, con anche una riduzione della quantità dell'acqua, abbassamento degli oceani, ma anche l'impatto sulla qualità dell'acqua e anche la stabilizzazione delle acquedotti. Un altro rapporto molto simile che è stato focalizzato su 6 città sottolinea che la Roma ha avuto delle precipitazioni in più dovuti alle inondazioni da parte dei fiumi. Se andiamo a vedere più in dettaglio, è stato fatto un studio all'interno dell'IPCC nel 2017 e questo ci mostra che c'è stata una riduzione di quanto riguarda i flussi dei fiumi. Abbiamo una riduzione di acqua e questo può portare anche a delle inondazioni.
Dallo stesso studio abbiamo identificato una variazione per quanto riguarda il fiume Tevere per 2 periodi nel futuro. Questa varietà ci mostra l'impatto degli Appennini centrale e potete vederlo nel grafico in basso. Ci sono delle variazioni nel futuro e quello del presente che andranno a impattare anche sulla città di Roma. E per ultima cosa abbiamo anche avviato una ricerca per quanto riguarda il lago di Bracciano che ha avuto problemi di siccità a partire dal 2017. Qui, grazie a causa dell'aumento delle temperature e anche delle precipitazioni, abbiamo una previsione di diminuzione da 2 a 15 centimetri del livello dell'acqua. Se guardiamo questo intervallo di tempo, cosa è importante per sostenere questo trend? La disponibilità e l'accessibilità dei dati. I dati che sono forniti in un modo comprensibile all'utente per facilitare lo sfruttamento di questi dati. Se vediamo i dati delle stazioni meteorologici, sono dei modelli chiari che ci possono portare a delle simulazioni per quanto riguarda il futuro. Questi modelli possono essere combinati con delle osservazioni per studiare il passato attraverso delle reanalisi e anche fare delle previsioni per i prossimi giorni, come per esempio le previsioni del tempo, ma anche a livello stagionale, anche mesi, anni e anche decenni in futuro. Poi ci sono le previsioni per quanto riguarda il clima che possono raggiungere fino a 100 anni e anche di più. Perciò è importante anche considerare gli impatti degli gas a effetto serra. Abbiamo avviato delle azioni e dei programmi a livello europeo e uno dei programmi più importanti è il programma Copernico, che è composto da 6 differenti servizi per diversi settori. In questo programma Copernico abbiamo fornito molte informazioni e variabili per diversi tipi di utenti per poter esplorare e poter prendere delle decisioni a livello politico. Qui possiamo trovare un'analisi dei dati, delle soluzioni a livello orizzontale per quanto riguarda dal 1950 a oggi. Per quanto riguarda le previsioni a livello stagionale, sono fornibili in tutto il mondo e sono forniti anche a livello regionale per ogni parte del mondo. Abbiamo anche degli indicatori per servire diversi settori e sono anche collegati in qualche modo alle risorse idriche e le inondazioni che sono disponibili all'interno di Copernico. Qui a Copernico abbiamo trovato le previsioni a livello stagionale grazie al modello CDS e oltre ai dati a livello digitali che sono utilizzabili da tutti gli utenti a livello digitale, ci sono anche dei bollettini che forniscono, per esempio, se vogliamo esplorare delle informazioni in più su Copernico, le ultime previsioni, come per esempio questa per le precipitazioni in Europa, che è stata rilasciata nell'ultimo dicembre e che ci mostra quanto l'Italia abbia una probabilità del 40% di avere una precipitazione sotto al livello che solito si potrebbe aspettarsi del 20%. Quindi possiamo vedere le previsioni da adesso fino a maggio. Una buona notizia è che, come in questi bollettini, altri dati possono essere sfruttati per sfruttare delle applicazioni che sono intuitive. Quindi è molto chiaro come Copernico sta facendo molti sforzi per raggiungere diversi utenti e questo ci aiuta a portare avanti l'adattamento a livello decisionale. Questa era l'ultima slide, vorrei ringraziarvi ancora una volta.
Thank you. Grazie mille Monia Santini. Adesso passiamo e diamo la parola a Gianmaria Sannino, che è il responsabile del laboratorio di modellistica climatica e gli impatti climatici di Enea. Lui vi parlerà dell'adattamento climatico e dei servizi climatici, incentrandosi sul livello del mare Mediterraneo. Vi ringrazio. La ringrazio Gianmaria, a lei la parola. Grazie Livio, grazie alla Regione Lazio per avermi invitato per parlarvi del livello del mare nel Mediterraneo, soprattutto lungo il nostro litorale. Di nuovo, questo è soltanto semplicemente la temperatura del nostro pianeta, questa è la temperatura superficiale del nostro pianeta e noi sappiamo tutti che la nostra temperatura sta aumentando. Siamo a 1 grado centigrado oltre i livelli preindustriali e questa è una immagine comune che conosciamo tutti. Quel che non sappiamo bene è come e quanto questo cambiamento della temperatura sia strano. Qui a sinistra vedete la temperatura negli ultimi 100 anni, 2000 anni, scusate, e vedete che quel che succede adesso è qualcosa di strano, è un cambiamento molto rapido, un aumento della temperatura strano. E questa è soltanto una parte della storia, perché ovviamente questa temperatura è relativa al calore extra che noi abbiamo prodotto semplicemente emettendo i gas a effetto serra nell'atmosfera. Questa è soltanto una parte della storia, perché la maggior parte del calore extra è stato conservato dall'oceano. Più del 93% del calore è stato prodotto, è stato catturato dagli oceani e dai mari. E soltanto il 7% è rimasto nell'atmosfera, quindi se abbiamo soltanto 1 grado in più rispetto ai livelli preindustriali, questo è soltanto perché abbiamo gli oceani, quindi dobbiamo ringraziare gli oceani per questo. Ovviamente gli oceani non fanno questo lavoro gratuitamente e stanno aumentando il loro volume. Aumentando il loro volume si alzano i livelli del mare. Questo è il motivo principale per cui i livelli del mare si innalzano. Prima di tutto il volume aumenta, questa è la prima ragione. La seconda ragione è perché i ghiacciai si stanno sciogliendo e aggiungendo così acqua nei nostri oceani. Possiamo dire che il 60% dell'innalzamento dei mari che vediamo oggi e che vedremo nei prossimi anni è dovuto allo scioglimento dei ghiacciai. 30% dell'innalzamento dipende invece dall'aumento di volume, dalla dilatazione termica. Dove siamo adesso? Questo è l'aumento del livello del mare dal 1993. Abbiamo 10 centimetri in più rispetto al 1993 e questi sono dati, non sono modelli, questo non è opinabile. Sono dei dati che provengono da osservazioni satellitari. Il livello del mare sta aumentando già dal 1880. Comparato al periodo preindustriale abbiamo 25 centimetri in più e vi dico che 25 centimetri in più è tantissimo, perché se siete se siete abituati se siete a Venezia lo vedete benissimo le variazioni del livello del mare e rispetto al passato arriviamo a volte fino a 40 centimetri in più, quindi abbiamo appurato che il livello del mare è aumentato ed è in un'accelerazione che è molto più evidente adesso rispetto a 20 anni fa. Di nuovo, questa è soltanto una parte della storia, perché il livello del mare non si sta innalzando in modo uniforme in tutto il globo. Abbiamo delle ragioni in cui l'innalzamento del mare
consistente che in altre. Dobbiamo essere molto cauti, perché se viviamo nel Mediterraneo dobbiamo conoscere ciò che succede nel Mar Mediterraneo. Non abbiamo soltanto bisogno di dati mediani o di valori mediani, abbiamo bisogno dei valori esatti, proprio perché abbiamo bisogno di essere pronti per il futuro. Abbiamo visto che il mare si sta innalzando. Cosa possiamo dire rispetto al futuro? Queste sono le previsioni dell'IPCC. Sappiamo che secondo al modo in cui noi applichiamo la sostenibilità e abordiamo la transizione ecologica, vivremo in diversi tipi di madre terra. Vedete qui in alto a sinistra abbiamo ancora un aumento delle temperature ragionevole. E poi abbiamo esempi di pianeta Terra più difficili da vivere, in cui la temperatura sarà in media più di 4 gradi più elevata dei livelli preindustriali. Dipende tutto da noi, ma cosa succede a livello del mare? Quello che abbiamo fatto ci dimostra quale sarà il livello del mare nel Mediterraneo. Di nuovo potete vedere qui i dati mediani che provengono dall'IPCC, che ha rilevato dati in tutto il pianeta intero. Possiamo avere più di un metro in più di innalzamento del mare se non facciamo nulla. E poi abbiamo anche questa curva più alta che prevede che la situazione negli artici collasserà. Ci sono pertanto diversi scenari di previsione. Se lo scenario più disastroso vince, il livello del mare aumenterà più di 1 metro. Quindi ad ogni modo rimanere a 1 metro di innalzamento del mare, che cosa significa in effetti per il Mediterraneo? Questo è il Mediterraneo, è un mare piccolo con diversi bacini e ci sono molte persone che vivono lungo le coste. Ci sono lo stesso numero di persone che vivono negli Stati Uniti d'America, che vivono sui bordi del Mediterraneo. Possiamo già fornire una risposta guardando al report dell'IPCC? La risposta è no. L'IPCC col suo rapporto considera il Mediterraneo come lo vedete qui in queste immagini. Quindi per l'IPCC il Mar Mediterraneo è un lago, non è un mare connesso all'oceano, ma come sapete bene la connessione con l'oceano è essenziale per valutare l'aumento del livello del mare. E questo è quello che abbiamo fatto a Enea. Abbiamo fatto qualcosa in più per rilevare questo. Sullo schermo potete vedere dal batimetro nello stretto di Gibilterra, visto dai due lati, dal lato mediterraneo e dal lato dell'Oceano Atlantico del Mar Mediterraneo. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo valutato la connessione dei due mari e questa è soltanto la batimetria di questi mari. E quel che succede oggi è molto complesso anche in termini della fisica che manca nel rapporto dell'IPCC. Adesso abbiamo nuovi strumenti, abbiamo un modello che è all'avanguardia e che utilizziamo per il Mar Mediterraneo. Il nostro modello può riprodurre la connessione fra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Quel che vedete qui è semplicemente il meccanismo fisico nello stretto di Gibilterra. Siamo capaci di riprodurre in modo fedele quel che succede fra i due mari, fra il mare e l'oceano, e possiamo anche rilevare dei dati pertinenti nella relazione fra il Mar Morto e il Mediterraneo. Quindi prendendo tutte queste informazioni e appurando le variazioni legate alla marea, possiamo considerare un modello multidimensionale che considera le maree anche nelle previsioni climatiche, tenendo in conto i meccanismi fisici nei nostri modelli.
Su questa diapositiva vedete come l'acqua influisce dentro il Mar Mediterraneo dall'Oceano Atlantico. Non ci sono dati satellitari che possano fornirvi queste informazioni di alta qualità come siamo capaci di farlo noi. Questo è semplicemente un modello, ma prima di dirvi quali saranno i livelli del mare in ragione del nostro modello, devo dirvi come funziona il modello analizzando il passato. E qui vedete come riproduciamo il passato attraverso il nostro modello. Siamo capaci di rappresentare l'osservazione ed è molto difficile appurare le differenze perché il nostro modello è capace di riprodurre molto bene il livello del mare nel passato, quindi possiamo fidarci del nostro modello anche nel futuro, e questo è quello che il nostro modello dice del futuro. Ogni curva descrive ogni componente che varierà nel futuro del mare. La linea rossa è la componente oceanografica, quella porpora è la componente dello scioglimento dei ghiacci. Se consideriamo tutte queste curve possiamo avere un dataset completo che ci fornisce un'immagine di quel che ci possiamo aspettare le differenze dei diversi punti nel Mar Mediterraneo e nelle coste italiane. Qui vedete qualcosa di più dettagliato in alcune località del litorale italiano, da Taranto a Venezia. Stiamo anche lavorando con l'Università della Sapienza di Roma per conoscere, scusate, questa è soltanto una mappa dettagliata della laguna di Venezia. Come potete vedere qui, alcuni centimetri significa centinaia di chilometri quadrati inondati nel futuro, quindi siate cauti quando sentite che il livello del mare si innalza di alcuni centimetri, significa inondazioni di chilometri quadrati sulla Terra. Quindi questo è l'equilibrio fra il livello del mare e l'inondazione sulla Terra. Questo è lo scenario di previsione di quel che succederà a Fiumicino nei prossimi anni. La maggior parte di Fiumicino sarà inondata, anche il nostro aeroporto sarà inondato se non facciamo nulla. Questa è soltanto un'analisi preliminare che stiamo conducendo con la Sapienza e stiamo cercando anche di valutare i danni economici che ci colpiranno nei prossimi anni. E ciò vale anche per Ostia, che sapete bene è la parte di Roma che si affaccia sul mare, e questo è quel che perderemo nella prossima decade a Ostia. Grazie al nostro modello e anche grazie alla collaborazione con le Università della Sapienza possiamo valutare in modo dettagliato ciò che succederà a ogni singola abitazione sulla costa italiana, e questo significa ogni immobile sulla litorale laziale. Questa slide vi dà vi dice semplicemente che questo fa parte di un progetto europeo che è iniziato qualche mese fa e che si chiama Coquelicot. Enea è il partner scientifico di questo progetto che fornirà queste informazioni a coloro che sono all'egida di questo progetto, il cui obiettivo è di produrre i primi servizi climatici per il litorale in Europa. Penso che il mio intervento sia giunto a suo termine. In the next Nel prossimo decennio, quindi adesso passiamo la parola al prossimo pannello e vorrei lasciare la parola a Carola De Angeli. Lei è responsabile per l'assistenza tecnica di Lazio Innova e in particolar modo per quanto riguarda il fondo EISI. Lei parlerà della transizione ecologica
nel programma regionale 2021-2027. Grazie mille. Carola, a lei la parola. Soprattutto grazie alla Regione per questa opportunità, in particolare nella persona di Quirino Briganti e soprattutto per dare l'opportunità alla Cennova di essere presente in questa sede e poter raccontare anche in che modo supporta la Regione per questo tema, ma anche per altri temi. Un grazie particolare va al team che di La Cennova supporta la Regione nell'organizzazione di questa partecipazione all'Expo 2020 e in particolare al mio team che è dietro di me ogni giorno. Allora, entriamo nel vivo. Abbiamo sentito parlare di molti aspetti tecnici della transizione per arrivare a raggiungere quegli obiettivi che sono stati rappresentati in apertura da Livio De Santoli o dal professor Valentini o tutte le informazioni che sono state fornite nel corso delle illustrazioni dei tecnici che mi hanno preceduto hanno necessità di supporto. Il quadro programmatico per quanto riguarda il ciclo 21-27, dove si incardinano anche le risorse per la transizione, è quello rappresentato nella slide. Stiamo parlando di più di circa 4 miliardi e 6 di euro soltanto per questo ciclo, e questa cifra, che è destinata, ancora non è stabile e sicura, ma è quanto già definito nell'ambito dei documenti programmatici di indirizzo generale della Regione, a dicembre 2021. Ora vedremo quali risorse concorrono a questo ammontare e tenete conto che il Lazio ha in corso l'attuazione della programmazione 14-20, dove già una parte significativa, oltre il 30%, era destinato già agli obiettivi della transizione ecologica. Stiamo parlando di circa 2 miliardi e 7 di fondi strutturali e di investimento europei, senza contare le risorse del bilancio regionale ed altre risorse nazionali che concorrono ulteriormente a questo obiettivo. In particolare parlo del piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, approvato di recente alla fine del 2021, che ha uno stanziamento di 1 miliardo e 45 milioni ulteriori. Ecco i fondi che concorrono a questa programmazione, e dobbiamo essere prudenti. Sottolineiamo in questa fase che per quanto riguarda i fondi strutturali e di investimento europei sono già tutte confermate le risorse. Mi riferisco al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Sociale Plus e al FEAMPA, mentre per quanto riguarda il FEASR, il negoziato sulle risorse in corso, è stato di recente chiuso il quadro strategico nazionale inviato a Bruxelles da parte dello Stato membro, così come è stato chiuso e conferma quelle risorse per i fondi strutturali, quindi la politica della PAC e quindi la riforma che ingloba in questo ciclo il Fondo Europeo di Sviluppo Agricolo farà parte appunto della riforma della PAC, che è un pacchetto finanziario che non è ancora chiuso. Come saprete, per via di questo problema il primo biennio è gestito con le regole del ciclo 14-20 e il periodo successivo, la programmazione, sarà invece disciplinata da regolamenti che sono di recente adozione, dicembre 2021, per quanto riguarda il periodo 23-27. Entriamo però nel cuore di quello che ci interessa, e ovviamente anche, scusate, è una giusta conferma poi da dare, è il fatto che per quanto riguarda lo stanziamento del FESR e del Fondo Sociale Plus, i programmi sono stati oggetto di adozione unitaria a fine dicembre e dovranno essere ovviamente oggetto di negoziato con la Commissione europea, quindi siamo d'accordo sulle risorse, ma sarà necessario poi aprire il negoziato rispetto ai contenuti, e questo è un punto importante di cui tener conto.
Cosa destina la Regione alla transizione? Per arrivare a raggiungere quegli obiettivi, come vedete nella mia rappresentazione, stiamo parlando di oltre 1.908 milioni di euro per investimenti diretti, quindi significa di tutte quelle risorse che sono direttamente destinate al tema della transizione. Questo significa, come vedete, io ho cercato di riportare in modo tale da rappresentare anche verticalmente rispetto a quali obiettivi specifici vengono raggiunti vengono conseguiti per raggiungere quei target che abbiamo visto all'inizio e qual è l'attribuzione di risorse. Come vedete non sono in ordine di obiettivo specifico che concorre alla realizzazione dell'obiettivo di policy 2, dove una parte di quelle risorse è in particolare quella che dovrà essere ancora confermata per il FEAS prima, e stiamo, per quello che vi dicevo, sono circa 321 milioni di euro per la transizione, in particolare per gli obiettivi specifici dei regolamenti della PAC che entrano in questo tema, e quindi in particolare per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche per l'uso efficiente delle risorse. In quella quota ci sono 170 milioni di euro programmati indicativamente. Quindi, come vedete, questo è il quadro dei primi obiettivi principali. E che cosa conferma? Conferma esattamente l'impegno della Regione negli ambiti prioritari della strategia regionale di sviluppo sostenibile che, come ricordato in apertura da Quirino Briganti, informa tutta la programmazione del ciclo 21-27. Non che la Regione non fosse attenta a questi temi, ma ha confermato a marzo del 2021 questo impegno. Cosa significa questo? Che proprio nei punti dove noi abbiamo più bisogno di intervenire, e quindi in particolare per quanto riguarda la mobilità urbana, considerate che il consumo energetico per quanto riguarda il Lazio per il 38% viene assorbito dal trasporto, e quindi lì abbiamo necessità di intervenire profondamente. Una parte significativa, come vedete, è poi legata all'obiettivo B4, e quindi tutta la partita che riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare il tema prioritario del dissesto idrogeologico che conosciamo piuttosto importante rispetto alla situazione del Lazio. Gli altri obiettivi di questa transizione hanno questa dotazione. Vi rappresento che l'impegno fondamentale per quanto riguarda l'efficienza energetica è sorretto per circa 190 milioni dei 315 illustrati dal programma FESR 21-27, con un altissimo impegno sia per la parte di intervento che può riqualificare tutto il patrimonio energetico pubblico, e sia per quanto riguarda i processi industriali e gli aspetti che riguardano le piccole e medie imprese. C'è uno spazio importante anche per quello che è la produzione di energia da rinnovabile. Non ci sono limiti alle fonti, e in questo quadro poi vedremo probabilmente nel suo intervento di chiusura l'assessora Lombardi darà delle indicazioni rispetto agli aggiornamenti del piano energetico regionale in tal senso. Una parte rilevante è poi destinata al discorso dell'uso efficiente della risorsa idrica, che è un altro dei temi prioritari della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché all'intervento che può riguardare le infrastrutture verdi urbane, il ciclo dei rifiuti e anche progetti sperimentali che sono stati significativi per ridurre le plastiche nel mare, e stiamo parlando del conseguimento dell'obiettivo specifico B7.
mentre la transizione verso un'economia circolare, quindi il nuovo modello di produzione e consumo che ha, diciamo, è uno degli obiettivi principali di questa programmazione, ha una destinazione di circa 200 milioni di euro, ma questi non sono gli investimenti che riguardano il semplice impatto ambientale, stiamo parlando di quegli investimenti che sono legati alle simbiosi industriali, a tutto un sistema di raccordo per favorire l'uso efficiente delle risorse. Il contributo diretto, abbiamo visto, era quello. In realtà la mia stima rispetto alla conoscenza della programmazione 14-20 e a quanto è stato destinato nel ciclo precedente a una serie di progetti mi fa dire, senza timore di essere smentita, che ci sono almeno altri 445 milioni di euro che indirettamente convergeranno verso questa transizione. Significa quindi che un 20% delle risorse allocate rispetto all'obiettivo di Policy 1 sarà possibile destinarlo. Perché? Perché ci sono 3 dei settori della Smart Specialization Strategy della Regione aggiornata a dicembre del 2021 che hanno un impatto diretto su questo. Stiamo parlando di Green Economy, aerospazio e sicurezza, in particolare per tutti gli aspetti, diciamo, che sono l'esito tra il rapporto tra ricerca e sviluppo e impresa e quello che effettivamente poi è il trasferimento tecnologico sulle attività. In questo obiettivo di policy ci sono anche molti interventi che riguardano il sostegno alle start-up, che vedremo poi nella successiva presentazione, dove noi interveniamo sia per quanto riguarda il sostegno a processi di spin-off e pre-seed e sia per quanto riguarda il venture capital. La parte importante, significativa, che dovrà essere senz'altro sostenuta da questa transizione, dovrà poi pensare a come si fa la trasformazione, diciamo, per quegli interventi di qualificazione professionale delle risorse che cambieranno mestiere, dovranno cambiare mestiere, legandoli appunto ai processi di trasformazione industriale che vivremo nei prossimi anni. Abbiamo attribuito anche un valore del 10% alla parte dell'obiettivo di Policy 5 che riguarda i territori, sia perché c'è una significativa importanza della rigenerazione urbana. La Regione ha scelto di investire quasi la grossa parte delle risorse che riguardano il FESR per quanto riguarda le città medie del Lazio e investe una parte significativa non solo nell'approccio leader ma anche nell'approccio, diciamo, più libero, dove ci saranno dei partenariati di innovazione e si potranno sostenere smart village e processi rigenerativi. Per quanto riguarda il quadro strategico, è stato già detto, non mi dilungo su questi punti. Come vedete la strategia regionale si poi sta arricchendo anche con un ulteriore progetto di adattamento ai cambiamenti climatici. Avremo gli scenari climatici 2030 e 2050 per poter anche guidare quelle scelte di investimento. C'è un aggiornamento del piano energetico di cui vi anticipavo prima qualcosa e in corso è la selezione di progetti, proposte, idee che arrivano dal basso per la definizione del piano di transizione ecologica, il cui processo di raccolta terminerà il 22 gennaio. Il contributo, non abbiamo molto tempo, lascerò poi le slide a disposizione che verranno pubblicate. Questo è il focus Lazio rispetto a quanto incide rispetto al cambiamento climatico, grazie a un mix di coefficienti di ponderazione dell'allocazione delle risorse rispetto a determinati settori. Possiamo dire quanto è importante questo intervento. Un'ultima cosa, non vado avanti a raccontare anche il focus sulla parte della
strategia diciamo, che ci ha visto coinvolti direttamente come l'Azione Nova, quindi nella definizione del programma FESR 21-27, ma il processo di VAS ci ha consentito di legare al tema della programmazione in maniera molto forte tutti gli obiettivi della strategia nazionale e della strategia regionale. Vorrei solo dire una cosa in conclusione, l'importanza di questo processo non dipende soltanto da tutto quello che abbiamo visto e dalle testimonianze, dipende in particolare dal comportamento di ciascuno di noi, ognuno di noi deve fare la sua parte per questo cambiamento. Grazie. Accelerate because we are just. Siamo un po' in ritardo, quindi adesso darò direttamente la parola alla signora Mara Cosso, Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, che ci parlerà dei fattori chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e la centralità dei territori. Grazie mille per essere con noi. Grazie mille, vorrei ringraziare la Regione Lazio per aver organizzato questo bellissimo forum. Vorrei iniziare con qualche fattore chiave che ci ha portato a organizzare questo importante evento. Quindi vorrei tornare un attimo indietro per quanto riguarda gli discorsi di apertura che abbiamo sentito all'inizio di questo forum. Una prospettiva sulla trasformazione dell'Agenda 2030 e i nostri obiettivi e il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici. Questi sono già stati illustrati molto bene dagli altri speaker. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando a livello delle Nazioni Unite di una nuova agenda da oggi al 2050 che ci sta portando fino al 2030, che coinvolgerà tutti gli Stati membri e che è un accordo quadro per lo sviluppo sostenibile. E questo ci porterà ai cambiamenti, a combattere in modo migliore i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili, che sono un piano di azione e che portano a una strategia di sviluppo sostenibile. Abbiamo parlato prima di quello che stiamo facendo e quindi quello che è gli impegni della Regione Lazio. Vorrei sottolineare tre aspetti principali. Il primo è che nel 2015 abbiamo avuto un quadro strategico che è stato attuato per l'Agenda 2030 e abbiamo sottolineato l'importanza del collegamento con gli altri quadri, per esempio l'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. E il secondo è che l'Agenda 2030 ci dà anche un sistema di governance globale che ha verificato l'agenda a livello globale. Questo significa che ogni anno abbiamo dei forum politici di alto livello per lo sviluppo sostenibile per verificare come e se i Stati membri stanno raggiungendo gli obiettivi, affrontando le diverse sfide e considerando i raggiungimenti che sono stati ottenuti per poterli condividere con gli altri Stati membri. Quindi ci siamo focalizzati sulle revisioni nazionali volontarie. La nostra esperienza a livello nazionale si focalizza sulle interconnessioni, quindi quando cerchiamo di definire delle politiche integrate e le politiche per lo sviluppo sostenibile dobbiamo controllare le interconnessioni tra le azioni e gli obiettivi che cui ci stiamo focalizzando. Quindi quello che stiamo facendo a livello nazionale,
questa è solamente una mappa generale che abbiamo iniziato nel 2016, quando abbiamo iniziato il nostro progetto per lo sviluppo sostenibile fino a oggi, il 2022. Quindi l'Italia è uno dei paesi per il PNR, quindi per le revisioni volontarie nazionali, ed è importante per quanto riguarda gli obiettivi poi che saranno raggiunti nel 2030. E siamo anche corso di revisione dalla Commissione generale. E vorrei ancora sottolineare una volta che qui, come noi come Ministero della Transizione Ecologica, stiamo collaborando con i territori a livello regionale e metropolitano. Quindi stiamo revisionando con tutti i nostri attori e le nostre ragioni, la società civile e anche le istituzioni. Stiamo revisionando i contenuti strategici per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo un quadro strategico a livello regionale e nazionale, perché deve essere collegato con la valutazione che hanno avuto. Quindi, quali sono i focus a livello regionale? Quindi il nostro obiettivo è cercare di monitorare e valutare la sostenibilità per poter condividere il lavoro e avere più collaborazioni con le istituzioni. Abbiamo 3 parole chiave all'interno della revisione NSDS ma NVNR, quindi la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Stiamo collaborando con l'OCSE, con la Commissione europea, e il secondo è quello che è più importante per quanto riguarda l'attenzione dei ministri e l'attuazione delle strategie per quanto riguarda gli OSS, quindi l'attivazione anche con la partecipazione di differenti stakeholder. Noi stiamo cercando di portare avanti un piano nazionale per lo sviluppo sostenibile che sarà portato avanti con la strategia 2022. Stiamo lavorando con i diversi territori per migliorare l'esperienza a livello nazionale, anche grazie alla collaborazione dell'OCSE, e anche questo aspetto di collaborazione con la Regione Lazio è stato veramente importante per le relazioni per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, ma anche per un quadro importante che per il futuro di cui i miei colleghi hanno già parlato. Quindi siamo molto impegnati per lo sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi del 2030. Quindi vorrei riassumere cosa stiamo facendo per gli SDG e l'NSDS. Stiamo cercando di lavorando con le governance e portare avanti nuove partnership, perché l'educazione e la formazione sono una delle questioni più importanti che abbiamo visto per poter raggiungere questi obiettivi del programma. Quello che vorrei dire è che abbiamo avviato nel 2018 un tavolo di discussione per poter condividere le nostre idee a livello regionale e capire quali sono le strategie a livello nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo sostenuto i processi, la Regione Lazio è stata una delle prime regioni che ha approvato queste strategie a livello regionale nel 2021. Abbiamo supportato la definizione con 3 focus principali, governance, stakeholder, che sono stati molto importanti nel condividere e collaborare con i diversi attori, quindi anche a livello interno per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità. Quello che stiamo facendo ora è lavorare in gruppi tematici
Abbiamo avviato questo network di attivatori con diverse persone che potrebbero aiutarci a portare avanti e aiutare la pubblica amministrazione. Stiamo anche lavorando per portare due innovazioni all'interno del PNR e stiamo lavorando a livello delle Nazioni Unite nel 2022 perché vorremmo riniziare a sostenere le nostre città per poter integrare tutti gli accessi per rafforzare la collaborazione di tutte le istituzioni e per quanto riguarda anche le spese nel processo di sviluppo sostenibile. In questo processo l'Accademia ha un ruolo fondamentale, abbiamo avuto una collaborazione importante con diverse università e centri di ricerca che hanno aiutato lo sviluppo a livello regionale, sono molto impegnati in questi processi. Il terzo elemento che è cruciale è l'impegno degli stakeholder e l'esperienza nell'ACE è stato molto importante. Questo vuol dire che, e anche per quanto riguarda i titolari di indiritti, per portare avanti progetti con la società civile, per poter riunire e collaborare e per fornire un nuovo ambiente per creare nuove relazioni a livello regionale. La società civile è anche impegnata a livello nei diversi forum che organizzeremo nel 2022 per quanto riguarda la conferenza per lo sviluppo sostenibile e vorrei ringraziarvi ancora una volta. Grazie. Grazie Maracossu, la ringrazio molto. Siamo testimoni di eventi cruciali in cui c'è trasformazione, in cui c'è una grande importanza della dimensione territoriale nella lotta del cambiamento climatico. Questo è il momento per riunire tutti gli sforzi in un obiettivo comune. Vi ringrazio nuovamente per aver trattato in profondità questo tema. Adesso chiamo Quirino Briganti affinché possa presentare il terzo panel che verterà sulle start-up. Siamo 15 minuti in ritardo, ma penso che possiamo recuperare alcuni minuti. Quirino, a lei la parola. Dobbiamo recupereremo. Intanto prego i relatori di riaccomodarsi in platea. Terzo blocco, tecnologie digitali per l'accelerazione della transizione ecologica, testimonianze dell'ecosistema dell'innovazione del Lazio, parliamo di futuro. Interverranno VSense, Natura 4.0, Gritty SRL che è incubato da e TerraSystem SRL. Subito andiamo a VSense. Mi raccomando i tempi. Problema di linea, cerchiamo di risolverlo. Ok? Ecco, prego, mi raccomando ai tempi, così dopo questa presentazione per noi strategica delle start-up passeremo poi alla conclusione dell'assessore regionale Roberta Lombardi. Prego. Good afternoon. Buon pomeriggio, sono Chiara Petrioli, la fondatrice di WSense, una aziendale tech spin-off della Sapienza che lavora anche in Regno Unito, che abbiamo sviluppato la Underwater Wireless Infrastructure, l'infrastruttura sottomarina di Internet che ci permette di esplorare delle mappe e esplorare le risorse sostenibili che vengono dal 2/3 del nostro pianeta che sono ricoperti dall'acqua. Una parte del nostro pianeta che oggi conosciamo meno bene è quella di Marte, che è cruciale per combattere il cambiamento climatico,
climatico e fornire energie rinnovabili per il nostro futuro, ed è essenziale per sviluppare la sostenibilità dei nostri obiettivi sostenibili. In questo ambiente abbiamo bisogno di tecnologie che ci permettano di riunire le informazioni in sito continuamente per prevedere i rischi e ottimizzare i processi di produzione utilizzando i dati sottomarini. Abbiamo bisogno di un internet delle cose sottomarino, e questa è l'idea che ha guidato noi che concepiamo delle tecnologie brevettate in collaborazione con diversi stakeholder industriali. Internet delle cose sottomarino è un progetto che ci permette di comprendere meglio il cambiamento climatico. La maggioranza della maggior parte del CO2 attualmente è assorbito dall'acqua, dai nostri oceani, che sono un aspetto essenziale nella lotta al cambiamento climatico, qualcosa che è anche correlata a prendere cura del nostro ambiente e della conservazione del nostro ambiente. Abbiamo visto che il 20% la nostra energia proverrà dalle stazioni offshore nel 2050. Noi cercheremo di far fronte a questa domanda e fornire diversi servizi per il settore dell'economia blu. Attraverso le nostre infrastrutture potremo costruire delle piattaforme sicure e su cui si può fare affidamento per connettere tutto ciò che è sotto la superficie del mare con la superficie per riunire i diversi elementi, quindi capendo quello che è sopra l'acqua e sotto acqua, e questo si combinerà con le reti tradizionali. Adesso è possibile avere informazioni in tempo reale dall'ambiente sottomarino e controllare delle risorse a distanza. Questo Internet delle cose sottomarino ci permette di attuare questo a Santa Sereta, che è un centro di ricerca condotto da Enea, dove diversi stakeholder lavorano insieme per comprendere come gli ecosistemi naturali possano mitigare e riassorbire l'energia, il carbonio nell'atmosfera, e questa è una strategia essenziale che è stata raggiunta grazie alle nostre soluzioni di Internet delle cose sottomarino. Noi siamo un fornitore che ci permetterà di comprendere il nostro ruolo col cambiamento climatico per capire come calibrare le diverse risorse. Anche i nostri agricoltori ne beneficiano attraverso lo supporto che forniamo nella presa di decisione. L'evoluzione è appena iniziata, sta spingendo il settore dell'economia blu e ci permetterà di sfruttare al meglio le nostre risorse marine per il meglio e per il nostro futuro. Grazie. Bene, siamo alla seconda startup, siamo a Natura 4.0. Oh yes, hi everybody. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Jim Yates e vi presento oggi Natura 4.0, che è una startup di Viterbo nella regione Lazio. Cosa facciamo? Il nostro punto di attenzione principale è di cercare di utilizzare la natura per raggiungere i nostri obiettivi di emissioni zero. Noi siamo un gruppo di ricercatori scienziati, ci focalizziamo sulle scienze dell'ingegneria e cerchiamo di utilizzare i diversi strumenti di cui disponiamo per appunto creare il futuro di domani attraverso il microprocessing dei computer che potranno creare dei dati a tempo reale per il cambiamento climatico, per combattere il cambiamento climatico. Questa dotazione tecnologica di cui disponiamo ci permetterà anche di avere diverse applicazioni in diversi settori, come per esempio anche quello della vita selvatica e l'allevamento. Abbiamo anche delle applicazioni nel settore urbano attraverso servizi di misuramento
E penso che uno dei nostri prodotti fiore all'occhiello di oggi è appunto il nostro Tree Talker, che ci dà informazioni in tempo reale sulla crescita degli alberi. Abbiamo anche il Tech TT Wine che è utilizzato nel settore vinicolo, appunto i vigneti, si può raccogliere informazioni da parte dei vigneti per migliorare la nostra produzione. Abbiamo anche un prodotto che si chiama TT Soil che ci fornisce informazioni relative al livello di umidità del suolo e della ritenzione idrica nel suolo. Quali sono gli orizzonti del nostro futuro, negli spazi urbani più verdi e servizi per l'ecosistema? Noi cerchiamo di lavorare in questo punto, appunto, per preservare il nostro ambiente. Un altro progetto entusiasmante che ci anima in questo momento è con la combinazione delle tecnologie precedenti con quelle di ultima generazione, per comprendere gli impatti di diverse condizioni climatiche sulla crescita di specie vegetali. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie, passiamo velocemente all'altra startup, Gridit SRL, incubata da ESA Big Startup. A voi la parola, mi raccomando i tempi. Thank you very much. Ringrazio molto. Vorrei ringraziare la Regione Lazio e Lazio Innova per averci invitato. Gridit è una startup che è stata fondata da un gruppo di professionisti con una grande esperienza nel rischio di inondazione e consulenza basata sulla ricerca. Noi lavoriamo sul sistema urbano, su un sistema urbano sostenibile. La nostra urbanizzazione è cresciuta negli anni, come anche il cambiamento climatico ha portato all'intensificazione di fenomeni estremi nel mondo. Per esempio, le immagini che osserviamo sulle inondazioni ci rivelano che in Italia ci sono più di 80.000 euro di danni per anno. In questo contesto Reddit è un servizio informatico che ci fornisce delle informazioni relative a questi fenomeni, e questo ci permette di avere le informazioni relative al livello del mare e ci fornisce delle previsioni per prevedere le inondazioni. E questo è possibile grazie a prodotti satellitari come la topografia, l'uso delle terre, dati relativi a inondazioni passate. Utilizziamo i dati per ottenere delle variabili che possano essere utilizzate nell'interfaccia WebGIS. Le società hanno già espresso il loro interesse nelle nostre soluzioni e abbiamo già diverse collaborazioni attuali per applicare le nostre soluzioni su larga scala in Italia, e siamo già capaci di personalizzare alcuni dei nostri servizi per diverse esigenze relative alle infrastrutture, che potranno appunto beneficiare da questi servizi col concepimento di nuove infrastrutture che possano mitigare i danni. Stiamo realizzando diverse piattaforme, abbiamo Rebi Zero e possiamo anche personalizzare secondo diverse richieste particolari. Le nostre piattaforme personalizzate sono basate su diverse esigenze da parte dei nostri clienti. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, chiude.
Sono il direttore esecutivo di TerraSys, siamo una un'impresa spin-off dell'Università e gli Studi della Tuscia. Siamo basati in Italia ma anche all'estero e siamo impegnati nell'innovazione e il trasferimento tecnologico nel monitoraggio in agricoltura, nella sostenibilità e nei settori agricoli. Le nostre soluzioni sono utilizzate dall'agroindustria, dalle aziende, dalle diverse società agricole e siamo lieti di essere invitati in questo eventi che ci invitano a essere preparati all'osservazione delle nostre attività. E le nostre attività delle nostre imprese sono molto pertinenti a quello che è stato discusso oggi. Vi prego di apprezzare un video che è stato realizzato per questo evento. Adattarsi al cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, aumentare la resilienza degli ecosistemi più fragili, migliorare la sostenibilità dei sistemi di agricoltura e agroindustriali, ridurre i fattori di produzione agricola, la tracciabilità e la certificazione della produzione agricola e in silvicoltura. Queste sono alcune delle sfide che affrontiamo oggi. TerraSystem è una impresa spin-off dell'Università della di precisione. TerraSystem concepisce degli dispositivi e dei software per il settore della silvicoltura e dell'agricoltura che sono utili per monitorare e gestire le colture, ottimizzare l'irrigazione e la fertilizzazione, razionalizzare la difesa da patologie e stimare delle previsioni qualitative e quantitative della produzione. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato decisioni innovative per sostenere dispositivi che possano raccogliere, organizzare, interpretare e integrare le informazioni che provengono dall'ambiente, dei dati in tempo reale che sono dedicati ai prodotti sono offerti a diversi decisori politici. TerraSystem partecipa in ricerche complesse e in progetti di innovazione, sviluppando e fornendo servizi digitali attraverso l'integrazione di Internet delle cose, agrometeorologia, remote sensing, l'intelligenza artificiale e altro. Grazie a tutte le start-up, arrivati all'intervento molto atteso, conclusivo dell'assessore Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale, ambiente, risorse naturali, energia, agenda digitale e investimenti verdi. Nella sfida al cambiamento climatico è in gioco il nostro futuro. Io credo che sia un assessore regionale ben conscio e soprattutto soddisfatta di una rappresentazione della propria comunità così ricca di contenuti, così come l'abbiamo rappresentata in questo forum all'Expo di Dubai. Cedo veramente volentieri la parola a Roberta Lombardi. Good afternoon, Quirino. Good afternoon to everyone. Buon pomeriggio Quirino, buon pomeriggio a tutti, sono lieta di contribuire a questa sessione dell'Expo di Dubai 2020 dedita alla strategia della Regione Lazio nell'attuazione della transizione verde e all'importanza della scienza climatica. Nel affrontare questo compito senza precedenti. Voglio ringraziare il commissario dell'Expo, voglio ringraziare il coordinatore Quirino Briganti e voglio arrivare adesso al punto del mio discorso. Abbiamo appena ascoltato sull'eccellenza
scienza climatica, come sia associata a servizi che i nostri istituti di ricerca possono offrire per far fronte alle sfide del cambiamento climatico. In conclusione della sessione di oggi, sembra pertinente e interessante discutere di come possiamo, in quanto decisori politici, utilizzare la scienza climatica come guida nelle nostre decisioni. Lo storico indiano Dipesh Chakrabarty dice che il cambiamento climatico implica un cambiamento nella percezione della storia. L'ambiente non è un contesto naturale, ma diventa un ingrediente attivo della storia, ma non in secondo luogo. Dato nel filo della storia, anche il ruolo dei decisori politici cambia. Adesso facciamo cose diverse rispetto al passato, cose distinte e indipendenti. La storia del mondo è una storia molto più antica della storia antropica, che è più recente, e noi in quanto civilizzazione siamo in un punto di snodo fra queste due storie. Normalmente riflettiamo su un lasso di tempo che si compara alla nostra esistenza in quanto individui. Adesso invece c'è un cambiamento di prospettiva, e reagiamo diversamente a queste tre dimensioni della storia, la dimensione antropica della terra e del clima. E questa è una situazione senza precedenti per noi decisori politici. La nostra condizione umana ci obbliga, in quanto decisori politici, a fare le nostre scelte basandoci su spesso informazioni incerte e incomplete, per prendere decisioni rapidamente e per cercare di creare degli impatti misurabili nel corso delle nostre attività in quanto amministratori. In questa luce, i servizi climatici discussi in questa sessione rendono il settore dell'informazione un pilastro delle nostre scelte, e abbiamo già scelto di prendere in considerazione questa dimensione in diversi modi. Il primo punto importante sulla scienza climatica è che, stabilendo una connessione chiara fra il riscaldamento climatico e le attività antropiche, la scienza climatica diventa una guida nelle nostre decisioni. Io parlo di decisioni tangibili e reali. Per esempio, la scorsa estate nel Lazio abbiamo deciso ed è già enunciato nella legge, abbiamo deciso di bandire delle centrali elettriche basate su combustibili fossili, fra cui il ristoro di alcune centrali esistenti, il che significa l'abbandono del carbonio e dei gas naturali. Sappiamo che esprimendoci su questa problematica creiamo un potenziale conflitto con l'amministrazione pubblica, ma siccome abbiamo ascoltato agli scienziati climatici, sappiamo che è la scelta giusta in questo tempo particolare della nostra storia. Questa scelta non è sola, perché abbiamo bisogno anche dell'energia e abbiamo lavorato negli ultimi mesi con il prezioso aiuto di Lazio Innova, abbiamo lavorato su una revisione del piano energetico della regione. Abbiamo preso in considerazione degli obiettivi, dei traguardi raggiungibili attraverso tecnologie fotovoltaiche e mentre l'energia va oltre i limiti che e questo ci fornisce delle energie che non ci aspettavamo prima, e questo è fondamentale con il supporto dei dati di cui disponiamo, e ci porta alla conclusione che una centrale elettrica basata su fonti rinnovabili è fattibile. Il cambiamento climatico ci ha anche fornito
delle sfide senza precedenti, lo sappiamo. Abbiamo vissuto un cortocircuito fra il tempo in cui il sistema Terra funziona e il circuito temporale in cui le attività antropiche si organizzano. Quindi a base e questi due cicli, se non compresi, non permettono di capire bene come affrontare la transizione ecologica. Noi dobbiamo utilizzare le risorse naturali in modo tale che ciò possa portare a dei cambiamenti reali, e questo è il luogo in cui i servizi climatici, che significano l'utilizzo sistematico della scienza climatica nella presa di decisioni, diventa importante per la transizione digitale. E questa è una lezione preziosa che la pandemia ci ha insegnato. La scienza è il dominio degli esperimenti, degli errori e delle incertezze. Questo concetto si applica alla virologia, alla biologia, si applica ancora di più al clima e agli obiettivi della sostenibilità. La nostra più grande preoccupazione e frustrazione è di dover far fronte a projezioni incerte della diffusione del virus, l'emergenza di nuove varianti, che ci colpiscono nel nostro quotidiano. Proprio come facciamo con la pandemia, dobbiamo utilizzare lo stesso approccio col cambiamento climatico. Dobbiamo sistematizzare la nostra osservazione dei dati, prendere decisioni, agire, monitorare ciò che facciamo, definire le centrali se è necessario, ricominciare se è necessario. Il cambiamento climatico pertanto sarà un blocco di costruzione essenziale per raggiungere la transizione verde. Vorrei ringraziarvi nuovamente per aver partecipato e contribuito a questa sessione a Dubai, all'Expo di Dubai 2020. Vi ringrazio e vorrei lasciarvi con una cartina postale della Regione Lazio che riassume le nostre misure per lo sviluppo disponibile, basato sul raggiungimento di obiettivi sostenibili, per la promozione della mobilità del mercato e la mobilità soft, la promozione dell'economia circolare e la promozione della sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini e delle piccole e medie imprese nella transizione. Così insieme possiamo vincere queste sfide. Vi mostro il video. Ringrazio ora l'assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi per il suo contributo, e questo forum è stato realizzato grazie anche alla grande collaborazione che abbiamo avuto come gruppo Expo Lazio Innova e l'assessorato che lei dirige, e credo che sia un motivo di grande soddisfazione poter rappresentare questo forte contenuto di innovazione tecnologica sulla ricerca scientifica, ma anche sugli aspetti anche della forte innovazione sulla produzione che nel Lazio è presente e che rappresenta come comunità regionale una tra le comunità
regionali più ad alto contenuto tecnologico a livello europeo. Chiudo questo forum sull'impegno della Regione Lazio nella transizione ecologica, la mitigazione e l'adattamento per i cambiamenti climatici su scala locale, ringraziando tutti i relatori, a iniziare dalle figure istituzionali che hanno partecipato a questo forum, cioè al Console Generale a Dubai d'Italia Giuseppe Finocchiaro, a Paolo Glisenti, commissario straordinario per l'Expo 2020 di Dubai, a Stefano Ubertini, che è il Presidente del Comitato regionale di coordinamento dell'Università del Lazio e anche rettore dell'Università della Tuscia, col quale avremo modo di collaborare anche per altri forum nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, qui proprio a Dubai. Un ringraziamento particolare va a Livio De Santoli, prorettore della sostenibilità della Sapienza di Roma, col quale abbiamo avuto un rapporto molto sinergico anche negli anni passati in precedenti esposizioni universali, a Riccardo Valentini, che si è reso sin da subito disponibile, professore dell'Università della Tuscia e membro del comitato strategico della fondazione del CMCC, che è un punto di riferimento essenziale sul tema dei cambiamenti climatici a livello scientifico internazionale, Monia Santini, direttore della divisione di ricerca degli impatti sull'agricoltura, sulle foreste, sugli ecosistemi, e ancora Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio di modellistica climatica e impatti dell'Enea, la Carola De Angelis, responsabile Fonte Esi, assistenza del Lazio Innova SPA, Maria Cossu del Ministero della Transizione Ecologica, tutte e quattro le start-up, quindi un forum intenso, pieno di contenuti. Ringrazio ancora tutti, do appuntamento a domani. Domani ci sarà un altro importante evento, in questo caso cambieremo completamente lo scenario, protagonista sarà la moda, i videogame, la forte innovazione tecnologica. Il Lazio anche qui si presenta con contenuti estremamente innovativi che guardano al futuro e come una regione che vuole essere protagonista del proprio futuro. Grazie ancora a tutti, grazie ancora all'assessore, grazie a tutti coloro che hanno partecipato per questo straordinario evento. Un grazie particolare a Lazio Innova.